Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco Di Ria e oggi vi voglio parlare di cicatrici dell'acne, acne scars. Ho fatto più volte un video del genere sul mio canale, facendo vedere il mio percorso, come miglioravano pian piano. E la mia storia in breve è che io ho avuto l'acne da giovane come la maggior parte delle persone, quando ero adolescente. Ho preso una pastiglia, non mi ricordo neanche il nome, sono stato da un dermatologo che mi ha dato una pastiglia da prendere per circa 4-5 mesi e grazie alla pastiglia l'acne mi è passata. Il problema è che dopo l'acne mi sono arrivate le cicatrici dell'acne, che non sono tante, però diciamo che ci sono, e lavorando nel mondo della moda, della recitazione, ho cercato sempre di toglierla in qualche modo, quindi ho provato qualsiasi cosa. Ho provato delle skincare routine, tanti tipi, naturali, non naturali, ho provato per poi mantenere una skincare routine che ho trovato molto utile, è quella di The Ordinary, quindi prodotti di The Ordinary che ancora tutt'oggi faccio come routine, la maggior parte delle volte. Poi ho provato con varie maschere, e non hanno funzionato, ho provato con l'aloe vera, ho provato con tantissime cose, ho provato col microneedling, quindi a casa con un dermaroller, ho provato tante cose e insomma magari miglioravano, ma ci vuole tanto tempo. Ho guardato tantissimi video e alla fine avevo deciso l'anno scorso di andare da un dermatologo per chiedere che cosa fare, e mi aveva consigliato di fare un laser, quindi il laser frazionato ablativo. Ho speso anche abbastanza poco, ho fatto il laser e mi ha rimosso in effetti un po' di cicatrici. Se mi guardo adesso allo specchio, le cicatrici sono più che la cicatrice in sé, quindi il solco, perché ci sono anche vari tipi di cicatrici, più che il solco c'è proprio la differenza di colore. E lui mi ha detto guarda, ci vuole tempo, adesso comunque lui mi aveva promesso in un mesetto, 2-3 di vedere già che spariva questa cosa qua, e invece poi passata l'estate e tutto, ho preso colore, ma niente, le cicatrici ci sono e non è cambiato quasi niente. Però ragazzi, perché allora questo video update? Vi voglio fare un video update perché ho questo mio percorso di yoga e meditazione e diciamo anche acculturarmi nel mondo dell'Ayurveda, di tutte queste cose anche un po' alternative, chiamiamole come vi pare. Quindi ho provato un po' ad avere una mentalità aperta nel provare nuove cose. Mi ha fatto capire che in Oriente, mentre noi eravamo nella storia distratti a farci la guerra per i soldi, loro hanno puntato a cercare di capire l'essere umano, la natura, eccetera eccetera. Quindi tantissime cose che loro hanno come le nostre tradizioni della nonna sono in realtà fondamentalmente e scientificamente anche corrette. E quindi ho provato varie cose, ho provato nuove skincare routine, nuovi metodi, nuove maschere, e ragazzi finalmente ho trovato qualcosa che funziona. Quindi ecco, tutta questa intro per dire che ho trovato una skincare routine che è un mese che la sto facendo e funziona. Adesso io non so se voi vedete bene le cicatrici, vi farò vedere un prima e un dopo in un mese. Non sono ancora del tutto passate, ovviamente ci vorrà tempo, però io sono sicuro che fra 2-3 mesi io vi farò vedere un video in cui ragazzi vi dirò ho le cicatrici quasi completamente sparite. Se continuo così, se in un mese sono sparite così tanto, si vedono così tanto meno di prima, secondo me in 2-3 mesi, anzi a fine estate, perché poi prendendo anche il sole eccetera, secondo me non si vedranno più finalmente. Ed è pazzesco come una semplice skincare routine con prodotti naturali e con delle maschere e una cosa detta da delle signore che sanno qualcosa dell'India, dell'Ayurveda, funzioni di più di un laser. So che magari ad alcune persone funziona più il laser, ad altre meno, a ogni persona funziona qualcosa di diverso per la pelle, per i capelli eccetera, e io con queste mi sono trovato davvero bene. Quindi vi spiego la mia routine. Allora, ho trovato in realtà, sono 4 tipi di routine che ho deciso di provare. Sono fermo alla prima e sta funzionando tantissimo, quindi in realtà è quella che penso di mantenere. Ho fatto in realtà un mix tra tutte, creando un po' questa mezza definitiva, però pian piano le proverò tutte. Quello che facevo prima e che ogni tanto faccio ancora è usare i prodotti di The Ordinary semplicemente, quindi un cleanser, un moisturizer, il retinolo, la vitamina C, le classiche cose un po' chimiche, sintetizzate chimicamente, che danno dei risultati. Però diciamo che queste qua invece sono tutti prodotti naturali, biologici, che hanno già all'interno certe cose che aiutano a loro volta contro le cicatrici. Quindi diciamo questa routine mix di tutte cose che ho trovato in giro è un po' il risultato di quello che mi sta funzionando di più.
perché in realtà quello, diciamo, è tutto basato su una maschera che si fa 2 volte al giorno per 30 minuti al giorno, 20-30 minuti. Quello sarebbe il rimedio ayurvedico, a cui io poi ho aggiunto varie cose che invece sono sia nella Ayurveda ma anche proprio in tutto ciò che riguarda la skincare naturale, quindi si trovano migliaia di, se si cerca, non so, uno di questi prodotti che vi do, più acne scars, che vuol dire cicatrice dell'acne, su Google si trovano tantissimi articoli di come queste cose funzionino per le cicatrici. Quindi vi dirò, allora, funziona così. La routine originale, quindi quella che quello che questa signora consigliava su YouTube in questo video indiano, era di fare una maschera mattina e sera e basta. Io invece, come vi ho detto, ci ho aggiunto in base ad altre cose. Vi spiego la prima routine che sto facendo al momento e quella che sta funzionando di più varie cose. Poi in caso in altri video vi farò vedere le altre, anche se più o meno sono simili, comunque alla fine i prodotti più o meno sono quelli, aggiungere qualcosa, togliere qualcos'altro, ma quella che sto utilizzando adesso e in cui vi posso dire che i risultati li sto ottenendo è questa qui. La maschera su cui si basa, lei dice che si dovrebbe tenere 2 volte al giorno, io invece faccio 1 volta al giorno e la sera altro. Quindi la mattina cleanse, quindi semplicemente mi sciacquo da tutto con un cleanser, uso comunque quello di The Ordinary o qualunque cleanser, uso anche un sapone apposta, la rosa. Oppure spesso prima del cleanser faccio per 15-20 minuti, tengo anche dell'olio di cocco in faccia che metto sulle labbra, aiuta anche per le labbra, aiuta anche per tantissime altre cose, per poi fare il cleanser. Questo lo faccio perché nel frattempo faccio oil pulling, che è una tecnica che aiuta anche proprio per un detox completo sia della bocca che di tutto il corpo, e dà anche benefici alla pelle e proprio anche alla faccia e al sistema in generale. Ne ho già fatto un video anche a riguardo, ve lo lascio in descrizione. E poi la maschera da 30 minuti che è fatta da aloe vera. Io ne ho comprato uno che contiene anche l'acido ialuronico, quindi è qualcosa di che aiuta anche, l'acido ialuronico aiuta proprio per l'idratazione, che questo è molto utile. L'aloe vera aiuta per le cicatrici, per tantissime cose. L'aloe vera per me è sempre stato un elisir, mi ha funzionato per tutto, anche per le ustioni, per qualsiasi cosa, ha sempre funzionato tantissimo per me. Tea tree, quindi bisogna comprare dell'olio essenziale di tea tree, metto 5-10 gocce. E poi ci sono 2 polveri che, ragazzi, in realtà noi non abbiamo, ma che si trovano su Amazon. Se voi le cercate su Amazon le trovate e costano 5-10 euro, quindi non è niente di troppo costoso. Uno si chiama Brahmi e si mette mezzo cucchiaino di Brahmi, e uno si chiama Moringa, quindi polvere di Moringa e polvere di Brahmi. Sono cose che solitamente si utilizzano per i capelli, ma funzionano molto anche. Come una maschera, sembra quasi una maschera, poi diventa di argilla, quasi una cosa del genere, che sa proprio tanto di verde. Ci mette un bel po' ad asciugarsi, quindi 30 minuti io la tengo, ed è la Moringa un cucchiaino, quindi un cucchiaino di Moringa e mezzo cucchiaino di Brahmi. Lo tengo lì per 30 minuti e dopodiché finisco quindi mi sciacquo tutto, prendo dell'acqua di rose, che ragazzi ho trovato da altri youtuber di quanto l'acqua di rose sia potentissima per le cicatrici dell'acne e come rimedio in generale di bellezza per la pelle, aiuta tantissimo in tantissime cose, anche proprio come antibatterico, per l'acne in generale, per i brufoli, per le rughe, per tantissime cose, dà proprio rimpolpa e dà bellezza. Costa un po', la trovate, l'acqua di rose, sarebbe meglio quella damascena, quindi bulgara. Io lo uso come tonico per pulirmi, proprio prendo un pad e lo uso dappertutto per togliere, e viene tolta anche quindi la maschera ancora di più. E poi ci metto un olio. Gli oli, ragazzi, aiutano tantissimo contro le cicatrici. Ho scoperto che ogni olio aiuta tantissimo. L'olio che metto dipende. Un giorno, diciamo che tendenzialmente tendo a mettere, c'è un olio che è quello che funziona di più contro le cicatrici dell'acne e si chiama Rose Hip, quindi la rosa canina. Quello alla rosa canina brucia un po', quindi occhio a non metterlo attorno alle labbra, mettetelo solo sulle cicatrici dove vi serve e basta. E poi una crema solare, se dovete mettere la crema solare, se dovete andare in giro. Però diciamo che questa è la routine, quindi queste cose qua. La sera, secondo il sistema, bisognerebbe rifare la maschera, quindi la stessa cosa della mattina, solo che io invece l'ho cambiata, faccio sì di nuovo questa routine uguale, però per 1, 2, 3, 4 giorni su 7 invece faccio qualcos'altro. Quindi 3 giorni su 7 alla sera continuo con la maschera, quindi 2 volte al giorno questa stessa routine. 4 volte invece faccio queste cose qua, una diversa dall'altra, che sono 4 rimedi potenti che ho trovato in vari video, varie ricerche, varie cose che mi hanno consigliato. La prima cosa, quindi ad esempio, non so, il lunedì mattina faccio questo che vi ho appena detto, questa routine con la maschera, e la sera
faccio uno di questi 4, che uno è baking soda, quindi il bicarbonato con dell'acqua calda. Faccio un piccolo scrub, lo lascio lì per 5 minuti, occhio non di più perché può fare male alla pelle, e aiuta tantissimo per le cicatrici dell'acne. Se cercate su internet ci sono tante ricerche su come il bicarbonato, utilizzato nel modo corretto perché sennò può farvi male, aiuti anche proprio come un peeling molto molto potente per la pelle. State sempre attenti. E dopo metto un olio, metto dell'aloe vera, ovviamente cleanser, baking soda, quindi bicarbonato, aloe vera e poi sempre un olio. Quindi concludo sempre con aloe vera oppure rosa, quindi acqua di rosa, aloe vera o acqua di rosa, e poi un olio. Uno di questi oli qua può essere olio d'oliva, aiuta molto, l'olio di cocco, anche questo aiuta tantissimo, oppure il rosehip oil come quello che vi ho consigliato. Secondo giorno, quindi può essere il martedì, uso un derma roller, quindi semplicemente molto molto delicatamente. Anche questo aiuta tantissimo per danneggiare la pelle in modo che poi si ricrei collagene, anche questo aiuti. Quindi vedete, è tutto un mix di varie cose che aiutano. Quindi cleanser, derma roller, aloe vera oppure acqua di rose e poi un olio, oliva, cocco o rosehip, come al solito. Il terzo giorno invece una maschera, quindi una peeling mask. Uso quella di The Ordinary, potete usare quella che volete, potete usare una all'acido salicilico. Io uso quella AH BH che è molto potente, quindi un peeling semplicemente. Quindi cleanser, peeling mask, aloe vera oppure acqua di rose e poi di nuovo un olio. E il quarto giorno invece, quindi il quarto trattamento diverso della sera, io sto parlando della sera, invece la mattina ragazzi è sempre la prima che vi ho detto, quindi sempre la maschera, quella ayurvedica. Il quarto trattamento diverso della sera, io utilizzo semplicemente una routine con dei prodotti più chimici, quindi utilizzo quelli di The Ordinary. Quindi quello che vado a fare è utilizzare un acido cleanser, come sempre, acido glicolico come toner, retinolo e vitamina C, quindi metto il retinolo, aspetto 10 minuti perché va aspettato prima di mettere la vitamina C che sono tutte cose che aiutano proprio per le cicatrici dell'acne, e poi una crema idratante. Oppure invece di retinolo e vitamina C uso la niacinamide o il alfa-arbutin. Sono sempre cose che aiutano, quindi comunque una routine, una skincare, diciamo, tolgo un po' quelle cose naturali e tengo una di queste cose qua un po' più chimiche. E invece gli altri 3 giorni a settimana faccio la stessa della mattina, quindi quello che vi dicevo, cleanser, la maschera, quella con Brahmi, moringa powder, tea tree, aloe vera, poi l'acqua di rose e un olio. La mattina quindi sempre quello e 3 volte a settimana quello. Tendenzialmente ragazzi vi consiglio di fare 2 volte a settimana quello e lasciare una notte di pausa, quindi senza niente, perché comunque è qualcosa che stressa la pelle, non bisogna fare dare troppo alla pelle. Almeno un giorno, una notte di pausa sarebbe molto utile. Ragazzi, fate così per un mese e vedete i risultati. Non bisognerebbe continuare all'infinito perché comunque è abbastanza aggressiva come routine, però l'olio, l'aloe vera, tutte quelle naturali invece sono cose che aiutano. Si può continuare a fare, magari vi farò vedere poi una routine da mantenere comunque nel tempo, non proprio per le cicatrici, anche perché 30 minuti è difficile trovare 30 minuti ogni giorno per tutta la vita. La mattina si può resistere per un mesetto, 2 mesi, però dopo un po' diventa faticoso, anche perché bisogna farla, eccetera eccetera. Io la faccio la mattina, me ne rimane un po' e la utilizzo anche la sera oppure il giorno dopo, però massimo il giorno dopo, non va utilizzata per troppo, non va tenuta lì a lungo. E diciamo che questa insomma è quella che mi sta funzionando un po' di più. Ricordatevi sempre di bere tanta acqua, ricordatevi sempre di comunque stare attenti al sole, quindi mettere una crema solare se dovete uscire, ricordatevi anche di fare uno stile di vita sano, tutte queste cose aiutano, quindi anche il mangiare correttamente, mangiare frutta e verdura, sono tutte cose che comunque aiutano la pelle in generale. Questo sta funzionando per me. Ho altre routine che proverò in futuro, ve le farò vedere, una routine anche solo esclusivamente ayurvedica. Le proverò, questa mi sta funzionando, quindi volevo condividerlo con voi. Quindi ecco qua ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, metto in descrizione tutti i link ai prodotti che vi ho consigliato e noi ci rivediamo al prossimo video. Fatemi sapere se la provate e che cosa ne pensate dopo un mesetto circa o un paio di settimane. Ciao ragazzi!